In montagna molti avevano non la suola di legno che col bagnato, ma avevano le bullette, quelle che noi chiamiamo le bullette. Questi sono degli anni 40, di un calzolaio che si arricchì molto in tempo di guerra, raccoglieva tutta la pelle che trovava, nel momento che le fabbriche non lavoravano più, e faceva scarpe che poi ha venduto con avendo delle grandi poi risorse, perché è difficile trovare. Queste sono proprio perché queste qui sono proprio da montagna, per il ghiaccio, per il fango. Se no potevano essere qui a Soci, potevano avere ma più piatte, cioè la bulletta piatta. Però le avevano, non so, il figlio del muratore, la scarpa l'aveva chi stava nel paese, ecco. Chi stava in campagna aveva la suola di legno, ecco. Oppure in montagna dove il legno per i bambini lo sciupavano con troppa facilità. Questi l'ho acquistati perché questo calzolaio, la figlia di questo calzolaio, le vendeva, molte le ha bruciate, perché quelle avanzate verso gli anni 46-47, quelle perché sono dure, vanno domate, il bambino che le metteva non le portava un giorno, le portava 20 minuti ogni giorno, doveva abituarsi alla durezza, sono molto dure, gli davano poi il grasso di maiale, sono opere d'arte per come l'artigianato, per come sono fatte bene, solo che il cuoio è molto duro. E allora quelle che gli sono avanzate le vendeva, gli erano avanzati questi numeri piccoli perché spesso per il bambino piccolo non gliele compravano, insomma. Ma comunque passavano a tutti i figli della famiglia e quando non avevano più figli piccoli, e queste erano diventate piccole, le tagliavano qui e le usavano ancora l'estate col dito per sandalo, perché c'era un senso dell'economia che oggi noi non abbiamo più, abituati a avere il denaro e andare a comprare, alle volte anche con sacrificio perché ormai la nostra società è in piena crisi, però lì c'era il senso che tutto doveva durare, ecco, in poche parole, il più possibile, e quindi cercavano di sfruttarle al massimo, oppure le davano a qualche parente, a qualche vicino di casa, non venivano buttate, ecco, insomma, proprio non c'era il senso del butto, non c'era la spazzatura allora, perché o avevano gli animali, quindi la roba fresca la buttavano dalla finestra, le bucce, eccetera, o per dire le davano a un vicino, a un parente, quindi niente veniva buttato. Anzi, vorrei dire, come ha visto il calzino, facevano anche le maglie, quando una donna, ora parlo di 80-100 anni fa, quando una donna aspettava un bambino, facevano le maglie di lana di pecora, quelle più vecchie, quindi che avevano perso quel senso che pizzica, quella lana, e quindi delle più vecchie, e ci facevano una prima maglia per il nascituro, perché era già una lana lavata, rilavata, che non pizzicava tanto. Però da noi c'è l'usanza di mettere al nascituro un camiciolino di seta rossa. Andavano a comprare un pezzetto di seta, una striscina, e gli facevano un camiciolino senza maniche, una specie di da infilare, di seta rosso contro le streghe, dicevano. In realtà non è che fosse contro le streghe, era che la maglia era comunque sempre troppo ruvida per quel bambino e quindi proteggeva, la pelle di un bambino appena nato era delicata, e quindi c'era questa... Poi quel camiciolino si usava per tutti i figli, ma se una era il primo figlio, di solito la mamma o la suocera gli regalava questo camiciolino contro le streghe, un po' ricamato, carino, tutto fatto a mano, perché a quei tempi la macchina da cucire era difficile averla. Questo a tutti i livelli, sia in montagna che in collina, che certe usanze, certe tradizioni un po' così legate alle streghe, che qui sono sempre state presenti, si ripetono un po' dappertutto. E ancora oggi qui c'è della gente modernissima che va dalle streghe, dallo stregone o dalla strega. Non solo se viene lo zaiolo, il dolore alla schiena, ma anche per vicende familiari, eccetera. Va in chiesa, legge giornali, gente che è stata istruita, insomma, però è rimasto questo senso di provare anche la strega, lo stregone, insomma.